Ciao! Oggi impareremo qualcosa di molto curioso su un insetto bellissimo e colorato, la farfalla Vanessa. Questa creatura che danza nell'aria con i colori dell'autunno e l'eleganza della primavera non è solo bella, è una viaggiatrice, una trasformista, una sopravvissuta. Oggi ti porto nel suo mondo affascinante. Il suo nome completo è Vanessa Cardui, ma forse la conosci come la Vanessa dell'ortica o Painted Lady, la dama dipinta. È una delle farfalle più diffuse al mondo, presente in tutti i continenti tranne l'Antartide. Non stiamo parlando di una farfalla qualunque. Questa è una globetrotter del regno animale, capace di migrare per migliaia di chilometri nel corso delle sue generazioni. Che cosa significa che migra nel corso delle sue generazioni? In pratica nessun singolo esemplare percorre l'intero tragitto migratorio da solo. La migrazione si compie a tappe, in più generazioni. Ecco come funziona. Una generazione di farfalle adulte parte ad esempio dal Nord Africa verso l'Europa, dove si accoppiano e depongono le uova. Ora nasce la nuova generazione. Le uova diventano bruchi, poi crisalidi, poi nuove farfalle. Ecco, questa nuova generazione continua il viaggio più a nord, magari verso l'Europa centrale o verso la Scandinavia. Alla fine dell'estate, una nuova generazione inizia il viaggio di ritorno verso sud, spesso arrivando in regioni completamente diverse da dove erano nate le loro nonne o le loro bisnonne. Quindi la migrazione completa può durare anche un anno. Nessuna farfalla vive abbastanza a lungo da fare tutto il percorso andata e ritorno. È come una sorta di staffetta biologica, ogni generazione compie un tratto del viaggio. È un fenomeno straordinario perché queste farfalle, anche se appena nate, sanno istintivamente dove andare pur non avendo mai visto quei luoghi prima. Questo comportamento migratorio ereditato è un vero mistero evolutivo, ancora oggi oggetto di studio da parte degli scienziati. Perché studiare o conoscere una farfalla come la Vanessa ci affascina così tanto? Perché è un esempio perfetto di resilienza, adattamento e meraviglia evolutiva. Immagina un insetto grande poco meno della tua mano che riesce a volare dall'Africa fino alla Scandinavia attraversando deserti, mari, catene montuose, senza GPS, mappe, ma solo con l'istinto. La vita della Vanessa è un capolavoro di trasformazione. Il suo ciclo vitale ha inizio con la deposizione delle uova da parte della femmina. Lei depone le uova su foglie di piante nutrici, cioè che nutriranno le larve. Queste piante sono l'ortica o il cardo. Quando le uova si schiudono, nasce il bruco, lungo 1 millimetro, che si nutrirà voracemente nei giorni successivi, crescendo molto rapidamente. Giunto a misurare circa 4-5 cm, si racchiuderà su se stesso in una crisalide per circa 10 giorni. Durante questa fase avviene la magia, la trasformazione completa da bruco a farfalla. Finalmente libera, la farfalla vola e vive ancora circa 15-30 giorni, durante i quali si riproduce e il ciclo ricomincia. Ecco alcune curiosità speciali sulla farfalla Vanessa Cardui. Le sue ali hanno colori che cambiano a seconda della luce. Un arancione caldo con sfumature nere e bianche serve da camuffamento, ma anche da segnale per i predatori. Può raggiungere i 3000 metri di altitudine durante il volo. È una delle poche farfalle che riesce a superare il deserto del Sahara. La maggior parte degli insetti non sopravvive nemmeno a metà strada. Conoscere la Vanessa non è solo scoprire una farfalla, è capire quanto la natura sia interconnessa. Le sue migrazioni, infatti, sono legate al clima, ai fiori che sbocciano, all'equilibrio dell'ecosistema. Studiare la Vanessa significa anche capire il cambiamento climatico e monitorare la salute dell'ambiente. Ogni volta che vedi una farfalla volare, fermati un secondo. Potrebbe essere una Vanessa. Ha attraversato continenti per posarsi su quel fiore davanti ai tuoi occhi. E ora che la conosci, forse la guarderai con occhi nuovi, perché dentro quelle ali leggere si nasconde una delle più grandi avventure del regno animale. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se è così, iscriviti al canale e lasciami un like. Ciao, alla prossima!